Ciao, il mio nome è Yafi Centralinista. Sono un software in grado di emulare i principali comportamenti di una centralinista in carne ed ossa, ma come tutti i nuovi arrivati dovrai insegnarmi a conoscere l'azienda per cui lavoro. Scopriamo come. Questa è la mia interfaccia di gestione. Partiamo dalla dashboard. Ti permette di tenere sempre sott'occhio il mio operato. Quante chiamate ho ricevuto? Quante ho saputo gestirne in autonomia? E quante hanno richiesto l'intervento di un essere umano per essere inoltrate correttamente? La dashboard ti permette anche di decidere facilmente quando disattivarmi e quando riattivarmi. Inoltre ti consente di capire ciò che effettivamente conosco della tua azienda: utenti, uffici, interni, clienti. Per scoprire chi ti ha chiamato ti basta accedere allo storico chiamate. Questa è una vera e propria miniera di informazioni. Vediamo un po'. Quante chiamate abbiamo ricevuto la scorsa settimana? E oggi invece? Il dettaglio di ogni chiamata ti permette di capire le necessità dei chiamanti. Vediamo un esempio. Questa telefonata è stata inoltrata al centralino. Ma perché non ho saputo gestirla? Chissà chi cercava. Ah, ecco qui, vedi? In effetti, ancora non sapevo che alcuni chiamano Lele il nostro Daniele dell'ufficio amministrativo. Meglio salvare questo nuovo sinonimo sul contatto di Daniele. Visto? È questione di un attimo. Inserire dipendenti o nuovi colleghi è altrettanto facile. Ciascuno di loro può accedere al servizio con un'interfaccia personalizzata e può scegliere su quali numeri farsi inoltrare le telefonate. Può inserire uno o più interni collegati al centralino aziendale, oppure farsi contattare direttamente al cellulare. In questo modo, anche se è fuori ufficio, risulterà sempre rintracciabile. Comodo, vero? Certo, magari però è meglio ricordarmi quali sono i tuoi orari di lavoro, che ne dici? Giusto per evitare di inoltrarti una telefonata quando non sei al lavoro. In questo caso ti sarà sufficiente impostare i calendari ed i giorni di ferie standard e suggerirmi come accogliere i chiamanti quando la struttura è aperta e quando invece è chiusa. Sono impostata per presentarmi con una bella voce femminile. Buongiorno e benvenuti nella nostra azienda. Mi dica gentilmente il nome della persona o dell'ufficio con cui desidera parlare e resti in linea. O maschile. Buongiorno e benvenuti nella nostra azienda. Come? Nelle impostazioni, scegliendo a tuo piacimento. Ti ho già detto che parlo anche inglese. Hello and welcome in our company. Così, quando chiama qualcuno da un numero estero, saprò accoglierlo in modo impeccabile. Ma in quest'area si possono fare molte altre cose, come scegliere il tempo massimo di attesa mentre cerco di contattarti, o inserire numeri di telefono ai quali devo rispondere. A proposito, ancora non ti ho mostrato la sezione rubrica, dove potrai creare una lista di tutti i tuoi clienti. In questo modo potrò accogliere i chiamanti a me conosciuti con un messaggio diverso e più personale rispetto a quello generico impostato nella sezione calendari, ricordi? Se il cliente chiama da telefono fisso, puoi scegliere di impostare un saluto più formale, mentre quando chiama da telefono mobile potrai risultare più snella ed informale. I clienti però non sono gli unici a poter essere inseriti in rubrica. Anche a te, quando chiami in azienda, piacerebbe essere accolto con un messaggio personalizzato, vero? Inoltre, se sei presente nella rubrica, saprò riconoscerti e, senza importi barriere, ti permetterò di contattare i tuoi colleghi e gli uffici che non vogliono essere disturbati grazie alla funzione whitelist. La whitelist rappresenta una lista prioritaria nella quale, in genere, vengono inseriti solo pochi eletti. Se tu provassi a chiamare ora la tua azienda con un numero sconosciuto e mi chiedessi di parlare con l'ufficio tecnico, non ti metterei in contatto con loro, perché mi è stato detto che non devono mai essere disturbati. Però, se mi chiamassi dal tuo numero di cellulare, che è inserito nella whitelist, tu riusciresti a parlare con il nostro ufficio tecnico bypassando tutte le impostazioni di non rintracciabilità. Le sezioni uffici, come anche la sezione utenti, presentano la possibilità di impostare la funzione rintracciabile per ciascuno degli uffici o utenti in essi inseriti. Alcune volte potrebbero non voler essere disturbati. In questo caso sarà sufficiente disattivare l'opzione rintracciabile e, volendo, impostare un messaggio che io possa proporre ai chiamanti. Anche in questo caso,
Ogni ufficio può scegliere su quali numeri farsi inoltrare le telefonate. Possono inserire uno o più interni collegati al centralino aziendale, oppure farsi contattare direttamente anche al cellulare. E infine la sezione statistiche, perché poter analizzare tutto il lavoro che svolgo, poterlo condividere, esportandolo in vari formati, è sempre importante. Insomma, cosa ne pensi? Mi sono guadagnata la tua fiducia? Spero di conoscerti presto.